so se anche voi avete avuto il mio stesso dubbio, ma giocando a Kingdom Come Deliverance mi sono chiesta più volte: ma perché combattiamo e rischiamo le nostre vite per Re Venceslao, il cosiddetto re pigro o fannullone? Interessato alla caccia, al bere e al mangiare smodatamente, alle donne, insomma a tutto tranne che a fare il re. Non era forse meglio Sigismondo, che sembra essere decisamente più abile, intelligente e volenteroso al comando? Anche se è un pazzo sanguinario, ma vabbè. Mi sono fatta questa domanda per un po' all'inizio, ma andando avanti con il gioco e soprattutto approfondendo il contesto storico, le figure dei due re e la mentalità medievale, ho capito decisamente meglio le intenzioni che muovono i vari personaggi. Anzitutto c'è da considerare il diritto divino dei re, il principio giuridico secondo il quale l'autorità del monarca è legittimata direttamente da Dio. E per questo non poteva perdere il diritto al trono anche se si trattava di un re incompetente o oppressivo. Dio e la religione sembrano però spesso essere una scusa per qualcosa di molto più importante della fede per gli uomini, ovvero il potere. Dobbiamo infatti considerare gli interessi dei nobili minori, come ad esempio Sir Razi Kobila o Sir Anush di Leipa, che proprio grazie a Venceslao acquisiscono più potere e ricchezza, a scapito dell'alta nobiltà boema, ovvero la Lega dei Signori. E col cavolo che vogliono rinunciare a questo potere, prendendo quindi le parti di Venceslao. Pazienza che sia incapace. Ultima motivazione, ma non meno importante, Sigismondo è un violento. Ha messo a ferro e fuoco la Boemia per conquistare il trono e ci sta che molti non siano d'accordo con i suoi metodi e cerchino vendetta, schierandosi quindi con Venceslao, come il nostro protagonista Henry. Questa non è una storia eroica, non c'è bene o male, non c'è uno schieramento più giusto dell'altro, ma riflette con estremo realismo quello che ha motivato nella storia la maggior parte degli esseri umani: avidità, lotta per il potere e vendetta. Andiamo adesso più a fondo e analizziamo il contesto storico e le figure di questi due re. Chiaramente questa sarà una versione semplificata e strettamente legata a quello che vediamo nel videogioco, perché non sono una storica né tantomeno una medievista e non voglio spacciarmi come tale. Venceslao e Sigismondo sono fratellastri, figli entrambi di Carlo IV, imperatore del Sacro Romano Impero e tuttora uno dei sovrani più popolari e amati dell'attuale Repubblica Ceca. Lo stesso non si può dire dei suoi figli. Difatti, con la morte di Carlo IV inizia in Boemia un periodo di profonda instabilità economica e politica, ma anche religiosa, in quanto da un po' di tempo è in atto lo scisma d'Occidente, ovvero la frattura interna alla Chiesa che vede eletti contemporaneamente un papa e un antipapa, spaccando l'Europa letteralmente in due. In questo clima non proprio piacevole, Venceslao, in quanto primogenito, alla morte del padre e a soli 17 anni, viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero. Nonostante avesse ricevuto l'educazione e la prefazione per adempiere a questo grave compito, non vi si dedicò in modo appropriato. Ignorando le sue responsabilità, quindi Venceslao preferiva rifugiarsi nelle amatissime battute di caccia o ai chiassosi banchetti in compagnia dei suoi amici nobili e delle prostitute. I suoi amici erano principalmente membri della piccola nobiltà o della borghesia, e quindi, in totale amicizia, decise di dare loro sempre più terre, ricchezza e potere, a scapito, come dicevo prima, della Lega dei Signori, l'alta nobiltà boema fra cui spiccava Otto von Bergau. Lo scrittore ceco Jan Bauer, nel suo saggio Come muore il re, purtroppo disponibile solo in ceco, scrive che questi nobili minori adottarono la loro nuova posizione per arricchirsi rapidamente ed erano completamente indifferenti al destino del loro paese. Oltre agli interessi personali, all'interno del videogioco in alcuni dialoghi emerge il diritto divino del re. Alcuni sono fermamente convinti che il re sia legittimato da Dio e che quindi non possa essere spodestato in alcun modo. Avere sangue reale ed essere il legittimo erede valeva molto di più che essere un buon sovrano. E forse qualcuno ci credeva davvero. L'atteggiamento generale di Venceslao portò ovviamente a delle gravi conseguenze, fra cui la ribellione della Lega dei Signori, guidati dal cugino di Venceslao, il margravio Jobst di Moravia, e chiaramente dal fratellastro Sigismondo. Sigismondo era conosciuto sin dalla sua giovinezza come la Volpe Rossa, per il colore dei suoi capelli e la sua intelligenza. Pareva infatti fosse davvero molto colto e conoscitore di diverse lingue. Piccola parentesi su Sigismondo che non c'entra niente con il tema, ma io l'ho trovata super interessante. Sigismondo nel 1387 fonda l'Ordine del Dragone,
un ordine cavalleresco a cui nel tempo aderirono diversi nobili, fra cui Vlad II di Valacchia e suo figlio, Vlad III, conosciuto come Dracula. Sigismondo, per ottenere il trono ungherese, sposò Maria d'Ungheria. Tuttavia gli servì un intervento militare di Venceslao per consolidare il suo potere sulla nobiltà ungherese, un favore che Sigismondo ripagherà con il tradimento. E difatti la Lega dei Signori Boemi cattura e imprigiona Venceslao ben 2 volte, la prima nel 1394 e la seconda, con l'aiuto di Sigismondo, nel 1402. Durante la seconda prigionia di Venceslao, ed è in questo momento che avvengono i fatti di Kingdom Come Deliverance, Sigismondo tenta di prendere il controllo della Boemia, trovando però una forte opposizione degli amichetti nobili di Venceslao. Decise allora di utilizzare la violenza, mettendo a ferro e fuoco tutte le regioni che lo osteggiavano, ottenendo però un'opposizione ancora più agguerrita. Vedendo il crescente potere, ma anche la crescente antipatia che si stava guadagnando Sigismondo, il margravio Jobst decide di cambiare schieramento e si allea con Venceslao, come infatti vediamo in Kingdom Come Deliverance 2. Come sappiamo, o se non lo avete ancora finito, attenzione allo spoiler, Venceslao verrà liberato nel 1403, con una momentanea vittoria dei nostri eroi. Ma lo sono davvero? Possiamo constatare che né Venceslao né Sigismondo sono un grande esempio di sovrani o di esseri umani in generale. Sigismondo a livello tecnico è più adatto forse alla guida di un paese, ma i suoi metodi brutali non ci permettono di empatizzare o desiderare di prendere le sue parti, opzione comunque non disponibile nel gioco. D'altra parte Venceslao è davvero incapace, non ne azzecca una e i suoi sostenitori lo appoggiano solo per interesse personale. Non importa quanto il paese sia destinato alla rovina, a loro interessa mantenere la loro ricchezza e influenza. In tutto ciò il nostro protagonista Henry, che ricordiamolo è un personaggio di finzione, è schierato con Venceslao per pura vendetta. Sigismondo ha ucciso i suoi genitori, distrutto il suo villaggio, non potrebbe mai prendere le sue parti. Il realismo di Kingdom Come Deliverance è anche questo. Noi non siamo dei veri eroi, non c'è una lotta fra bene e male, ma riflette una realtà storica fatta di opportunismo e sete di potere. Ci sono stati dei grandi eroi nella storia dell'uomo, ma nella maggior parte dei casi si tratta sempre e solo di questo: supremazia, ricchezza, potere. Tanto allora quanto oggi. Sperando che questo argomento vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi due re. Vi aspetto al prossimo video.